In questi giorni sentiamo alcuni passi del discorso dell'ultima cena nel Vangelo di Giovanni. E questi passi sono abbastanza difficili per capire perché hanno un linguaggio proprio giovanile. Infatti, oggi e nei giorni che seguono sentiamo della gloria di Gesù, della gloria del Padre e della nostra gloria. Per capire questi concetti dobbiamo sempre ricordare che Giovanni definisce la parola gloria, significa la donazione dell'amore. Gesù è glorificato sulla croce perché dà il suo amore fino alla fine. E lui glorifica il Padre perché nell'amore è obbediente al Padre. Il Padre è glorificato perché il Padre chiede dal suo Figlio il sacrificio amoroso della croce. Significa che il Padre ama il Figlio così tanto che chiede un amore impossibile, però visto. E noi siamo glorificati quando riceviamo quell'amore e poi vogliamo dare quell'amore a Dio e agli altri. Ogni tanto si parla della gloria dell'ordine. In che cosa consiste? In quante belle chiese che amministriamo, grandi edifici che abbiamo costruito, che abbiamo tanti santi, artisti, studiosi. Sono tutte cose belle, però devono essere misurate secondo il criterio delle ammonizioni di Francesco. Forse la gloria dell'ordine consiste nel fatto che i frati sono pronti di morire a sé per il bene del regno. Che cosa è più glorioso? Un ministro che finisce il mandato apprezzato da tutti? Un ministro che finisce con alcuni che sono quasi nemici perché il ministro aveva il coraggio di dire la verità. Un frate che è famosissimo, la sua faccia appaia sui giornali, su TV, per le cose belle, non come succede spesso oggi. O il frate sconosciuto, semplice, che si alza alle 5 di mattina ogni giorno e il suo primo pensiero, che cosa posso fare oggi per i miei confratelli? La misura di gloria e amore. Padre, glorifica i tuoi figli. In these days we have a number of passages from the Last Supper discourse of John. And they're complicated passages. For example, in these days we hear about the glory of Jesus, the glory of the Father, the glory that's given to us, and the glory we express. To understand this, we always have to remember that in John's writing, glory is redefined. It means the giving of one's love. So Jesus is most glorious upon the cross, where he loved us to the end. And he glorifies the Father because in love, he's obedient to the Father's will. And the Father is glorious because the Father asks his Son to die on the cross. He loves his Son so much, he asks this ultimate sacrifice from him. And we are glorified when we receive that love and share it with others. Sometimes we hear the expression, the glory of the order. How do we measure it? In the number of beautiful churches we administer, or wondrous buildings that we build? In how many saints or bishops or artists or musicians or scholars we have?
Those are all good things, but they have to be measured in light of the admonitions of St. Francis. Maybe the true glory of the order is in the willingness of friars to die to themselves for the sake of the kingdom. Which is more glorious? A minister who finishes his mandate, loved by everybody, or a minister who has made a few enemies because he had the courage to tell the truth, even when others didn't want to hear it? Which is more glorious? The friar who becomes famous, his face is seen on TV and the newspapers, and for good things, not for the bad things. Or the friar who's unknown, simple, who gets up at 5 in the morning every day, and his first thought of the day, what can I do today for my conference? The measure of glory is love. Father, glorify your children.